Benvenuti topini, io sono Jostix e questo è un altro episodio di Zelda Breath of the Wild Cosplay Challenge e oggi abbiamo portato Gatsu, il Cavaliere Nero, il protagonista di Berserk. L'episodio di oggi è stato consigliato da Mika, ma se mi vedete un attimo diverso rispetto agli altri punti del video è perché in realtà avevo già registrato questo episodio, ma mi sembrava giusto citare nel video chi nei commenti ha avuto la stessa idea. Ma prima vi ricordo velocemente le regole. Regola numero 1, scegliamo un personaggio, scegliete un personaggio scrivendolo qui sotto nei commenti. Regola numero 2, possiamo utilizzare solo armi, abilità e armature che ricordano quel personaggio. Regola numero 3, lo manderemo in una sfida, solitamente un liner d'oro. Ragazzi, vi ricordo di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e adesso vi illustro come ho fatto Gatsu. Ho deciso di utilizzare come arma il fen di macigni. Ovviamente apro subito una parentesi, come faccio ad avere così tante armi quando dovrebbe esisterne solo una nel gioco? Semplicemente ragazzi, quando faccio questi episodi, sempre, prendo una delle armi che mi servono e poi la moltiplico con il glitch della moltiplicazione delle armi. È un glitch molto conosciuto, molto semplice, se lo trovate facilmente, anche se vediamo, magari vi mostrerò più avanti un video tutorial di come poter fare questi video cosplay, se magari volete farli anche voi a casa. Quindi perché il fen di macigni? Ma perché quella di Gatsu non è una spada, è troppo pesante, troppo grezza, troppo spessa per essere chiamata spada. È soltanto un enorme blocco di ferro. E cosa meglio del fen di macigni per rappresentare appieno questa bellissima citazione del manga di Berserk? Quindi ecco la nostra arma. Abbiamo anche degli archi e delle frecce da poter utilizzare. Questo perché comunque Gatsu non utilizza solo la spada, utilizza anche diversi tipi di armi. Ad esempio ha una balestra nel braccio sinistro. E questa balestra la rappresenteremo con l'arco bestiale divino raffica da 5 e frecce normali. Tuttavia ha anche un cannone nascosto Gatsu. Quindi ecco che ci entra in gioco l'arco della guardia reale e utilizzeremo una freccia bomba, solo una, perché comunque Gatsu non può fare più di un colpo al giorno, ha bisogno di ricaricare, ha bisogno di tempo, quindi utilizzeremo una freccia bomba e poi comunque frecce normali con raffica da 5, queste le possiamo utilizzare diciamo quanto ci pare. Non abbiamo scudi, non abbiamo nessun potere della tavoletta Sheikah, dei campioni, assolutamente niente. Unica cosa, utilizzeremo, adesso vi mostro, eccola qua, una fata. Perché una fata? Perché è Puck. Di fatto questa fata è Puck, quindi Puck, per chi non lo sapesse, è la fata che accompagna Gatsu nel suo viaggio fin dall'inizio. Quindi insomma, se moriamo almeno possiamo rinascere, dai, abbiamo questa seconda possibilità. Per quanto invece riguarda l'armatura scelta, partiamo dal basso a questo giro. Mi sono basato sull'armatura nera del Cavaliere Nero, quindi l'armatura che è più iconica di Gatsu, quella più conosciuta, più famosa. Ho preso i gambali da spettro, perché comunque, anche se la tonalità di colori non sono proprio quelli in questo caso, in questo cosplay i colori non potevano essere molto cambiati, quindi non abbiamo fatto, sotto questo punto di vista, un ottimo lavoro, però gambali da spettro e armatura Spettro Ganon sono ottime, soprattutto anche l'armatura Spettro Ganon ha questa mantellina che è presente anche nell'armatura di Gatsu, quindi ci sta, molto bello, mi piace alla fine, è iconico, è il suo. Poi ero indeciso se lasciare a volto scoperto oppure mettere un elmo, e quando ho visto l'elmo sacro di Rudania ho detto, beh, ok, non è un cane, però gli assomiglia anche questo becco a punta che c'ha un po' l'elmo di Gatsu quando va in forma Berserk. Quindi ci sta, questo è il nostro cosplay. Poca difesa, purtroppo, staremo attenti, non è un problema. E adesso andiamo contro un liner d'oro.
Topini, anche questa sfida è stata vinta. Io vi ricordo intanto di lasciare un like e iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto per rimanere sempre aggiornati con i futuri video, ma soprattutto di andare qua sotto nei commenti a scrivere il prossimo personaggio che vorreste vedere in questa serie. Noi ci vediamo alla prossima challenge.